Bene, dopo aver parlato di QKZ H6, vediamo un altro modello della stessa marca, AK7. Vi ricordo che i prodotti che sto proponendo sono stati acquistati direttamente da me e quindi non c'è nessun tipo di contratto con nessuno e qualora ci saranno mai, sarete certamente i primi a saperlo. Procediamo dunque con l'unboxing, anche se mi pare di capire che per poter parlare di unboxing sia necessaria una box, che qui non c'è. E infatti è arrivato tutto all'interno di questa bustina, all'interno della quale comunque sorprendentemente troviamo i supporti al silicone. Poi troviamo 3 paia di hair tips che sono esattamente lo stesso tipo della K6 che abbiamo visto, non sono neanche così male, e la clip per appendere il cavo. Fate dunque attenzione al momento dell'acquisto se state acquistando effettivamente il modello che ha la box, che poi sarebbe praticamente questa, uguale a quella della K6, che comunque è una cosa che considero utile e si può utilizzare anche in altri modi, oppure quello senza niente. Naturalmente va valutato in base alla differenza di prezzo. Iniziamo a parlare del connettore, che come vedete innanzitutto è a L, che è una cosa che io molto spesso gradisco. Ha una finitura fintoro che è particolarmente carina e soprattutto un profilo molto stretto, probabilmente fatto apposta per non dare fastidio, anche qualora si utilizzi col cellulare, magari con delle cover spesse, che a volte, sapete, possono dar fastidio. Abbiamo un cavetto sottilissimo ricoperto con una trama che dovrebbe imitare quelli più costosi, ma insomma suppongo che sia veramente un cavettino da nulla. Poi qua troviamo il solito microfono con il controllo del volume, che come vedremo poi in recensione ho utilizzato praticamente sempre al 100% a differenza di H6. Inutile dire che con questo pulsante, a seconda delle pressioni, potete anche gestire le tracce, le chiamate, andare avanti, mettere in pausa, eccetera. Ma arriviamo al clou, cioè il corpo dell'auricolare vero e proprio. E già vedo due cose che mi piacciono molto poco. Il cavetto non è preformato, cioè non ha quella guaina che riveste e fa creare una curva un po' più robusta rispetto a questa, che per esempio è prevista su H6 e praticamente quasi tutti i modelli adesso in circolazione. La seconda cosa che non mi piace è che questa parte che si attacca mi sembra veramente piccola e poi la facilità con la quale il cavo si curva mi fa immaginare che questo sarà uno dei punti critici dell'auricolare, che magari durerà 20 anni, ma magari no. Se dovessi scommettere su qualcosa, che si rompe ovviamente, scommetterei su questo. Il corpo è interamente in plastica e nonostante anche dalle foto appaia molto più carino, diciamo, in realtà ci si rende conto che è veramente plastica, anche abbastanza bruttina. Devo dire che però sono leggerissimi e stanno molto comodi nell'orecchio. I tip in 3 tagli e in dotazioni permettono comunque di personalizzare anche questo aspetto, anche se io generalmente consiglio di cambiarli. Come filtro abbiamo una retina molto sottile di metallo e chiaramente anche la bocchetta, diciamo, del filtro dove si infila l'auricolare è in plastica ed è solidale con il corpo. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso come su H6. Diciamo che se utilizzati in un ambito sportivo, tutto sommato, visto che in dotazione c'è pure questa guaina per l'orecchio che come vedete è facilissima da mettere e una volta messa dovrebbe assicurare un sostegno veramente notevole. Tutto sommato qualcuno potrebbe pensare che non sia un grave difetto quello che ho detto sulla mancanza di un rinforzo, soprattutto se magari fa ascolti casalinghi molto tranquilli. Peccato come al solito per questa mancata possibilità di scollegare il cavo e quindi di utilizzarne uno nuovo, ma così è. Dal punto di vista tecnico non c'è niente da dire perché è il consueto direct driver da 10 mm che si trova un po' ovunque, poi naturalmente ci sono anche altri aspetti che fanno la differenza. I test sono stati fatti in varie modalità con diverse sorgenti, ma quelle che terremo in considerazione per la recensione e le impressioni audio di oggi sono quelli fatti con la comune scheda audio del PC e come sorgente Amazon Music in formato 24 bit a 96 kHz. Aggiungo un dettaglio importante: la regolazione del volume per questi test è stata tenuta sempre al 100%, dato che, a differenza di H6, dove avevo spiegato che forse era meglio abbassarlo un pochino, in questo caso non ne sento assolutamente la necessità e quello diventa semplicemente un cursore del volume
e basta. Rispetto ad H6 il profilo è estremamente più equilibrato, con una tendenza alla mediosità e un ascolto complessivamente rilassato. Al contrario sempre di H6, qua le basse non sono né esuberanti né fastidiose. Sono giuste, forse in alcuni momenti qualcuno le potrebbe trovare anche un pelo carenti. Ovviamente questo cambia molto da traccia a traccia, però a volte si vorrebbe un po' più di presenza. Dalla prova fatta con le tracce Extreme Bass Test di JBL, le basse risultano anche un pochino più articolate forse, un pochino più pulite, sicuramente più sgonfie rispetto ad H6, ma probabilmente pagano qualcosa in termini di estensione totale. Grosso modo la stessa considerazione potrebbe essere fatta sulle frequenze alte, che naturalmente, derivando da un profilo un po' più chiuso e meno enfatizzato, risultano poco estese, ma almeno non corrono il rischio di affaticare, se non proprio di dare fastidio, come succede nei profili AV più classici, soprattutto più economici. Vi faccio un esempio: Cavallo Bianco dei Mattia Bazar Remastered 1996. H7 riesce a rappresentare bene la dinamica del brano e a riportare degnamente entrambi i registri vocali, sia quello maschile che quello femminile. H6 invece in quel brano tende a occultare un po' la voce maschile e a rendere quella femminile praticamente un trapano. Sulle medie abbiamo una rappresentazione piacevole, naturale, anche se un po' chiusa, lì sono questioni di gusti. Comunque a mio avviso la gamma è rappresentata abbastanza bene e anche qualora laddove non fosse proprio precisissimo, d'altra parte non ci si potrebbe aspettare molto di più, non si avvertono dei veri e propri difetti o dei buchi o dei punti di esaltazione che poi vanno a creare dei problemi o proprio degli scompensi, la sensazione di qualcosa che non suoni come deve suonare, ecco. Ovviamente non ci si può aspettare una risposta in frequenza perfetta e lineare in ogni condizione, ma questi auricolari tendono a non impastare particolarmente e comunque a rimanere abbastanza gradevoli. Nel caso peggiore risultano comunque sopportabili. Per quanto riguarda la separazione sul piano dei canali è più che sufficiente, forse soddisfacente si potrebbe dire. La scena sul piano orizzontale ha un'ampiezza nella media, comunque un pochino più stretta rispetto ad H6. In H6 appariva un po' più ampia e percettibilmente più ariosa. In H7 invece il suono rimane, come dire, un po' più vicino alla testa, un po' più vicino alle orecchie, però in quella posizione sembra più solido. Forse anche per questo ha un'idea di chiusura e di poca ariosità. Sul piano verticale e la profondità naturalmente vale quello che abbiamo detto per H6 e che probabilmente diremo un po' per tutte le cuffie che andremo a recensire, cioè sono degli aspetti molto difficili da riprodurre e che costituiscono una delle difficoltà principali anche di dispositivi molto ma molto più costosi. Una considerazione importante che ritengo di dover fare, sia chiaro che nonostante parlando escono magari tantissimi difetti, innanzitutto parliamo quasi sempre di sfumature, cose leggere, cose che uno potrebbe nemmeno avvertire, soprattutto se non ha possibilità di fare un test uno contro l'altro. E poi l'orecchio si abitua veramente tanto in fretta e quindi una volta fatta l'abitudine con gli stessi auricolari gli si perdonerà più o meno tutto, soprattutto se non avete una prerogativa audiofila, un'attenzione particolare, ecco. Quello che però voglio dire è che a questo prezzo ridicolo, e ovviamente qua mi riferisco sempre alle piattaforme di vendita cinesi, sia chiaro, perché se poi mi dite che lo trovate a 18 euro su Amazon, io sono il primo a dirvi soldi vostri fate come vi pare, ma io personalmente non li spenderei mai, ma non per altro, perché alla stessa cifra su quelle piattaforme compri dei prodotti che sono veramente di un livello che altro che quelli di 20 euro su Amazon. Quindi se avete un cellulare di 4 anni fa che era uscito con il suo auricolare e forse pensate che io sto parlando di prodotti che sono sovrapponibili o sostituibili, ecco, qui vi sbagliate di grosso, quindi risolvo questo equivoco qualora ci fosse. Qua stiamo parlando di roba che prende a calci in culo i normali auricolari a caso. Poi ci sono comunque dei casi che esulano questo discorso perché magari il cellulare ha un particolare DAC, cosa rarissima comunque, o perché la dotazione di quel telefono prevedeva un auricolare che in realtà è buono, comunque più che discreto, ma sono comunque mosche bianche. In conclusione,
La caratteristica di mediosità di questo auricolare, come ogni altra firma, comporta pregi e difetti. Da una parte consente un ascolto più rilassato, più tranquillo, più comodo e quindi di poter fare delle sessioni di ascolto anche molto più lunghe. Naturalmente dall'altra parte può risultare meno vivido, meno vibrante. Questo comunque, come detto, dipende anche tantissimo proprio dal mastering del brano, dall'origine del brano e dalla qualità di riproduzione, cioè dobbiamo scegliere comunque delle sorgenti adeguate. Ad esempio, ascoltando un live di Steve Ray Vaughan, che era solo in HD, solo si fa per dire, se facciamo un confronto diretto con H6, come è naturale fare, ci renderemo conto da subito che H6 è estremamente più coinvolgente, è tutto molto più vivo, proprio sul piano dinamico, ecco. Con H7 tutto appare più moderato, leggermente inscatolato, ma in realtà quello è un suono più equilibrato, più naturale, e infatti si percepiscono dei suoni o sfumature di alcuni strumenti che con H6 scompaiono quasi completamente. Questo suggerisce che è un auricolare che perdona meglio delle registrazioni non eccezionali, come per esempio dei live oppure dei vecchi audio che non sono stati poi rimasterizzati in altissima qualità. Naturalmente questa caratteristica va sempre a vantaggio di un ascolto rilassato anche in termini di scelta della sorgente audio e quindi sessioni più lunghe. Alla fine si tratta sempre di compromessi, io sto qui a darvi le mie impressioni su questo e su quello, ecco perché il continuo richiamo al modello precedente, se non l'avete visto e non sapete di cosa parlo, ovviamente vi metterò il video. E come al solito può essere un buon consiglio quello di scegliere il compromesso che più si avvicina al nostro piacere di ascolto e casomai andarlo a modificare un pochino con le Q, con le AirTips, con il cavo laddove è possibile, qui abbiamo visto che non è possibile farlo, in maniera da limitare un po' quelli che per noi possono essere dei difetti del dispositivo e magari migliorare invece qualche altra caratteristica dove risultano un po' carenti. Spero tanto di essere d'aiuto nella scelta di un qualcosa che inizia a far muovere dei passi anche in direzione audiofila, perché se teniamo alla musica è importante anche ascoltarla al meglio possibile.